La Thailandia, una terra che richiama alla mente immagini di spiagge da sogno, templi dorati sospesi nel tempo e mercati vivaci, dove colori, profumi e suoni si mescolano in una danza armoniosa. Non sorprende che la Thailandia sia tra le mete più visitate al mondo. Ogni anno milioni di turisti arrivano attratti dalle sue spiagge mozzafiato, dalla sua cucina inconfondibile e dalla sua spiritualità che permea ogni angolo del paese. Bangkok, la capitale, è il cuore pulsante della Thailandia, una città che non conosce tregua. Qui, tra tempi scintillanti e mercati caotici, tra il traffico frenetico e l'introspezione dei luoghi sacri, ogni visitatore trova una storia diversa ad attenderlo. Negli ultimi anni però, a fianco del turismo tradizionale, è emerso un nuovo fenomeno, il turismo legato alla Muay Thai, lo sport nazionale thailandese. Sempre più stranieri, atleti e persino celebrità arrivano per immergersi nell'essenza di questa antica arte marziale, conosciuta come l'arte delle 8 arti, che sfrutta ogni parte del corpo come arma di combattimento. Ma la Muay Thai non è solo uno sport, è un simbolo di tradizione e spiritualità profondamente radicato nella cultura thailandese. Tuttavia, il suo crescente successo globale l'ha trasformato in un business, portando con sé cambiamenti profondi. E come spesso accade, quando una tradizione diventa commercio, emergono contraddizioni, sacrifici estremi e un lato nascosto che pochi conoscono. Sono venuto qui a Bangkok per scoprire cosa si cela dietro quello che potrebbe apparentemente essere uno sport, ma che per molti è una disciplina radicata nella cultura thailandese. Una strada per il riscatto sociale e per alcuni l'unica via d'uscita dalla povertà. Ok, thank you. Bye. Niente da farsi. Qualcosa mi dice che la mia ricerca sarà più complicata di quanto immaginassi. Sto cercando una palestra Muay Thai lontana dai riflettori dei turisti e principalmente frequentata da ragazzi e ragazze local, ragazzi e ragazze thailandesi. Questo perché voglio entrare a diretto contatto con la cultura e con l'essenza di questo sport che sembra cambiare sempre di più col passare degli anni, col passare del tempo, e provare a conoscere le storie di chi questo sport lo pratica. Purtroppo però questa è la terza palestra che visito nel cuore di Bangkok e che sembra frequentata esclusivamente da turisti. Credo sia arrivato il momento di spostarmi e di cercare altrove. Trovare una palestra che racconti la vera essenza della Muay Thai non è semplice, poiché molte palestre ormai sembrano orientate verso un aspetto più turistico, allontanandosi dalla tradizione e dall'autenticità di questo sport. Decido quindi di lasciare il cuore turistico di Bangkok e di spingermi nella periferia della città, alla ricerca di un contesto diverso, lontano dalle attrazioni turistiche, con l'obiettivo di cercare una realtà che custodisca e tramandi l'antica tradizione thailandese, mantenendo viva l'essenza di questo sport e provare a scoprire il mondo di giovani che, con sacrificio e determinazione, affinano alla Muay Thai il loro futuro. Sono appena arrivato in palestra e devo dire che non è stato per niente facile farmi accogliere, perché non sono venuto qui per allenarmi, però ho spiegato loro che sto lavorando a un progetto universitario sullo sport qui in Thailandia e sapevo che questa fosse una delle migliori palestre qui a Bangkok e che quindi avrei voluto semplicemente scattare alcune foto che poi avrei condiviso con loro. Hanno accettato a patto di non disturbare i fighters, i ragazzi durante gli allenamenti, quindi cercherò di essere quanto più discreto possibile e di non interrompere la loro concentrazione. Comunque adesso, attraverso delle semplicissime immagini, attraverso una semplicissima telecamera, è davvero difficile rendere l'idea dell'intensità degli allenamenti qui, però credetemi, non si fermano mai, le sessioni sono durissime e immagino che alcuni di loro si allenino anche più volte al giorno. Per esempio, prima ho visto un ragazzo che poteva avere non più di 16 anni praticare il taglio del peso, un'attività che richiede uno sforzo mentale e fisico incredibile e che consiste in una serie di pratiche durissime che consentono poi al fighters di perdere peso in pochissimo tempo, in pochissime ore, permettendogli poi di poter combattere. Altra cosa incredibile che ho notato qui in palestra è il senso di rispetto e umiltà che vengono appunto insegnati o trasmessi qui ai ragazzi, ai fighters. Come prima cosa
tolgono le scarpe prima di entrare in palestra e salutano tutti facendo un inchino e mettendo le mani in segno di preghiera, un gesto che qui in Thailandia prende il nome di Wai. Questo per mostrare ovviamente gratitudine a tutte le persone che lavorano qui e che rendono possibili appunto gli allenamenti ogni giorno. Anche nei miei confronti c'è stato tantissimo rispetto, mi sono subito sentito accolto, è parte di questa bellissima comunità in cui appunto il rispetto viene prima di ogni cosa, probabilmente anche prima dei combattimenti sul ring. Osservando gli allenamenti mi colpisce la contrapposizione tra due mondi così diversi che si incontrano qui in palestra. Da un lato ci sono turisti che si allenano per migliorare la forma fisica, vivere un'esperienza esotica o avvicinarsi a una cultura lontana. Ma a pochi metri di distanza ci sono ragazzi che non si stanno solo allenando, stanno lottando per un futuro migliore, con la speranza che la Muay Thai possa rappresentare una vera e propria opportunità di riscatto. Adesso durante la pausa ho fermato alcuni ragazzi per provare a fare due chiacchiere con loro semplicemente per conoscere un po' più nel dettaglio la loro storia, soprattutto perché lungo il tragitto per arrivare qui in palestra ho incrociato alcuni ragazzi che poi ho rivisto allenarsi qui e vi posso assicurare che molti di loro provengono da contesti non affatto facili, quindi cercare anche di capire come riuscissero appunto a finanziare gli allenamenti, se ci fosse un contratto che li lega appunto alla palestra. Purtroppo però nessuno di loro sembra parlare o capire inglese, cosa molto rara oggi qui in Thailandia, e questa cosa qui mi fa pensare che alcuni probabilmente non abbiano mai frequentato la scuola o che abbiano deciso di interrompere gli studi probabilmente per dedicarsi completamente alla Muay Thai, a questo sport. Purtroppo però tutto a un prezzo, perché la mancanza di istruzione limita le loro carriere future una volta terminata la vita da fighters, e molti di loro potrebbero ritrovarsi in un ciclo di povertà davvero difficile da spezzare. Spinto dalla curiosità, decido di approfondire il tema e di cercare qualcuno che possa spiegarmi meglio come funziona per un ragazzo thailandese che vuole avvicinarsi alla Muay Thai, ma che purtroppo non ha i mezzi per permettersi di finanziare gli allenamenti. Dopo qualche giorno riesco a mettermi in contatto con Bashir, un ex fighter professionista e oggi proprietario di una palestra a Bangkok. Accogliendomi nel suo mondo, Bashir mi offre uno sguardo più chiaro su questa realtà così complessa. So we've got a very diverse group of people that train here at Tiger Eye. We've got a lot of just people who live nearby, just regular professionals with jobs, both foreigner like expat and Thai. They train here. We've got tourists that come in that want to experience Muay Thai. They're here for a day or a week, and then we have international athletes, international fighters who want to improve their game and have opportunities to compete in a hub like Bangkok, right? Because they're not going to have the same opportunities in their home countries, so they come here to train and up their game and compete. And then we have boys like this that local Thai kids that they want to make this into like a profession. They had that kind of a similar story of a lot of Thai fighters. Starting young and then building themselves up on the local circuit, and then maybe getting a chance to break into the big stadiums. Cosa succede quando un ragazzo thailandese vuole iniziare vuole approcciarsi a questo sport, però non può permetterselo? If somebody wanted to come in and just like train a little bit every once in a while, sure. As long as no one's being disturbed and they can go with the flow, sure, no problem. If someone wants to come in and say, hey, I want to be a fighter, then I would have maybe different expectations, right? Then it's like, okay, well, you are making this commitment. You're gonna need to come in a certain amount of time, and for sure we'll give you time. We'll train you. We'll get you ready. But you also need to show commitment on your end. You can't show up for 2 weeks and then decide to take 3 days off, without a reason. So you're gonna have to give commitment, and then also you're gonna have to fit in terms of your attitude, right? I want the people here to be creating a positive environment. So if you're not bringing that, it doesn't matter how good of a fighter you are. This is not going to be the place for you. Ok. E in questo caso, come funziona? Cosa ci guadagna la palestra? Cosa ci guadagnate voi?
So now if we're looking at things from kind of like the professional side of the fight business, the business side of the fight business, if someone were to come here and they want to be a fighter, and the gym, and let's say in case of myself and this gym, and we see potential in them, right? Maybe they're already good and we can build upon that and give them opportunities, or maybe they're still kind of lower level in terms of their technical skills, but they're coachable and we see, you know, like a working relationship that can happen. Then, you know, there'd be an agreement with the boxer, the fighter. If they're a minor, the parents have to sign that agreement. It can't be just between a minor and the gym. Parents sign the agreement, and there'd be an understanding that we provide you with training. Perhaps we provide you with food. You know, all these kind of things would be stipulated in the contract. Perhaps pay for your education as well. And in return, when you compete, we'll get a certain percentage of the purse, you know. And for us and for other gyms, like when the purse is at like so low, right? It's like we don't really care, right? They can keep it all. But you know, if we bring them up and that person progresses, and all of a sudden they're competing for $10, $20, $30, $50,000, right? Then that changes the dynamic of things, you know. And then you look at it more from a business perspective, you know. And then what that breakdown is depends from gym to gym. Ma facciamo un breve recap quindi. Alcuni ragazzi, specialmente coloro provenienti da contesti piuttosto difficili, vedono nella Muay Thai, vedono in questo sport la possibilità di riscatto, la possibilità di generare denaro direttamente dagli incontri, specialmente se non si ha la possibilità di proseguire con gli studi. Alcuni di loro però non hanno la possibilità neanche di finanziarsi gli allenamenti. Quindi cosa succede? La palestra viene incontro direttamente al ragazzo, offrendo lui la possibilità di allenarsi gratuitamente. Allo stesso modo però il Fighters si impegna a dedicarsi completamente alla palestra, agli allenamenti, alla Muay Thai, e di ripagare il debito che ha nei confronti della palestra, che appunto gli ha permesso di allenarsi gratuitamente, restituendo una percentuale che solitamente ammonta al 50% dei premi di denaro generati direttamente dagli incontri. Tutto normale, direte voi, ma è qui che arriva il bello. So the reality is that some of these kids, these young fighters, get exploited, and how that might work. For example, the boxing camp manager or the trainer may get a bribe, right, and get told, "Hey, have your fighter, you know, get knocked out in the second round," and then that manager or fighter may put something in the drink, right? There's been stories like this, putting something in the drink, and so that affects their performance. And so, you know, then the fighter is not aware of this, right? So that they lose, and then, you know, they get that bribe money, right? Or there was actually a case 3 years ago of where a fighter was told to lose in, I don't know which round, but in what manner, but they refused to do it, and they got beaten by the camp manager. This is something that you can see and get the news report on. And then generally, you know, there's going to be some, and I would say this is the minority, right? This is the minority because there are relationships that get built up in these gyms, right? And camp managers and trainers are going to want to, you know, they're going to have the best of intentions, right? But sometimes, like I said, they get exploited, and they may not be able to recover properly, and they may be fighting too often. In fact, again, this is something you can look up. There's a study. There's like a doctor that is kind of campaigning for reform in boxing regarding kids that is concerned about the number of times that these kids are fighting, especially under the age of 12, because it's affecting their IQ, and that they're seeing like a drop of like 10 IQ points from people in the same kind of social demographic, you know. So, and that is something that is also a concern of mine. And sometimes I'll have a little bit of pressure from other parties to have, you know, fighters fighting more often that I personally think is necessary or would like to. So that I see is really, you know, kind of the dark side, really, yeah. E quanto è difficile per questi ragazzi
uscire appunto da questo ciclo, uscire da questo sfruttamento, considerando che comunque affidano alla Muay Thai il loro futuro e diciamo anche i loro possibili guadagni dai combattimenti. So it's really difficult, I think, and I think for that hope and maybe the ability to having the only ability to make money, right? Because they have no other skills. Sometimes maybe some people get trapped in this where maybe they could have taken some time to learn new skills, but really it's tough to say that they would actually even have that opportunity to learn new skills, right? Not every country is, not every place like again, like in the West where adults can go and get, upgrade their skills in the training and they can go back and become a doctor, right? It's not the same in other parts of the world. So I think a lot of people, they just get trapped in it. And then even if they realize that they're never going to be able to break out, they have no other choice anymore. Yeah. Ma i guadagni generati dagli incontri bastano, cioè sono sufficienti in media per garantire una vita dignitosa a loro, cioè ai fighters e alle loro famiglie? So for just like a really average simple fighter, I mean, we're looking at, I would say, an average, like a person between 5,000 and 20,000 baht, right? 20,000 baht being on pretty good end. So if someone says keeping half of that, and they're fighting for 20,000 baht, and they fight twice in a month, they take home 20,000 baht, which is a living here. It's a salary that you're not going hungry. You're living a kind of a normal life. You got a motorbike, you're putting gas in your motorbike, you're eating, and at that point you're probably living at the gym as well. So and considering the age, you'd be like 20, 22. That's actually probably like decent money. The money for that demographic of people where you're relatively comfortable. Questa realtà oscura, nascosta dietro il fascino della Muay Thai, mi ha lasciato senza parole. La bellezza di uno sport che intreccia tradizione, cultura e passione viene oscurata da un sistema che, sebbene invisibile agli occhi dei turisti, è profondamente radicato nelle palestre e nella quotidianità di chi vive questo sport, sfruttando le vite e i sogni dei giovani appassionati. Un sogno che, però, rischia di essere infranto da una realtà che tradisce tutto ciò che la Muay Thai rappresenta. Per questo motivo chiedo a Bashir cosa si può fare per provare a spezzare questo ciclo di sfruttamento. So I think for the future, I think one of the biggest things that needs to be done is just more education and advancement about the understanding about sports and youth, and especially brain health and youth, because I think the big debate that takes place is that Thailand is, you could say, the superpower of Muay Thai, right? And one of the reasons that they are is because so many young people start from such a young age, right? Have such a huge talent pool. And that if you were to put a lot of restrictions on that, however that may come, thered be a fear that Thailand would lose that edge. But I think that things can be done more safely, right? I think maybe a better understanding that it might not be necessary to fight so often. Maybe include things like brain scans and CT scans, more often, even for younger kids, to begin to learn more about this and see what the real impact is. Things like cognitive testing as well, so that now and in the future, training standards, especially for kids and adults, changes so that everyone is safer, and the level of Muay Thai keeps going forward, but also the safety and professional of the sport also keeps going forward. La Muay Thai è molto più di uno sport. È un'arte capace di cambiare i destini e trasformare le vite. Una disciplina che insegna il coraggio di affrontare le sfide non solo sul ring, ma anche nella vita. Eppure, in questo mondo dove la gloria può facilmente trasformarsi in una gabbia e il combattimento può diventare una necessità, ciò che conta davvero è non perdere di vista l'essenza più pura di questa pratica. Un'essenza che non si misura in titoli vinti o nella potenza di un colpo,
ma nel valore che attribuisce alla dignità umana, al rispetto per chi combatte e le opportunità che può offrire a chi li abbraccia. E proprio come tanti giovani che lottano ogni giorno per realizzare i loro sogni, ci sono molti ragazzi che meritano di crescere in un ambiente che non chieda loro di sacrificare tutto, ma che sappia coltivare speranze, ambizioni e soprattutto il loro futuro.